Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2023. Grazie. Abbiamo la sacerdotessa, amici del Toro. Quando c'è la sacerdotessa si parla di intuizione, di intuito. Potrebbe fare riferimento anche magari a una persona di tipo spirituale che conoscerete in questo periodo o a cui farete riferimento in questo periodo e molte volte fa anche riferimento al vedere al di là di certe cose. È un po' colei che vede oltre la realtà delle cose, sa cose, vede cose che gli altri non vedono, ok? Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di integrare la lettura con l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email che vedete anche qui e che è scritta anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta, di che cosa si parla nel mese di settembre. Partiamo con un 3 di bastoni, un 2 di pentacoli, la regina di spade, un 5 di spade, fante di bastoni, la carta della stella e morte. Ragazzi, allora partiamo da questo 3 di bastoni. Credo che qui ci sia la voglia di avere qualche cosa in più dal tipo di relazione che avete o che vorreste. Vi ricordo intanto che le letture dei single, ragazzi, sono già uscite e le potete integrare con questa lettura. Però ho anche come la sensazione che non abbiate più tanta voglia di giocare, non abbiate più tanta voglia di, diciamo, stare in due situazioni se avete più di una situazione in piedi o semplicemente non avete più voglia di fare le cose alla leggera, mi viene da dire. È come se aveste voglia appunto di andare oltre, di creare nuove dinamiche relazionali. Il punto è che qui c'è questa regina di spade e ho come la sensazione che per fare questo dobbiate un attimino sciogliervi, perché qui ci sono tante spade, tanta mente e quello che vi dice invece la sacerdotessa è quella di lasciarvi fluire, di lasciare che i messaggi, che l'universo insomma parli. Queste carte le andiamo a vedere poi direttamente dopo. Adesso ripartiamo dal 3 di bastoni. Ok, abbiamo un 7 di coppe, l'imperatrice e un asso di bastoni. Può essere una situazione inerente a una madre, ragazzi? O per qualcuno può fare riferimento a incontrare una persona che magari può o essere già sposata o essere il vostro capo o essere più grandi di voi semplicemente. Magari l'avete già conosciuta, magari c'è anche già stato qualcosa di intimo con questa persona. Però andiamo a vedere questo 2 di pentacoli perché ho la sensazione che voi non abbiate tutta questa voglia di giocare. Allora, devo dire che c'è una sorta di appagamento con questo 10 di coppe, ma c'è anche una sensazione di aver perso qualcosa. Ho come l'idea che qualcuno qui potrebbe essersi pentito
di aver fatto qualche gesto? Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere la regina di spade. Re di spade, diavolo e 9 di spade, ragazzi. Mm. Mm. Dunque, in questa situazione o in questa relazione c'è manipolazione. È una situazione o relazione, direi, tossichina, perché abbiamo diavolo, re di spade al contrario, 5 di spade, regina di spade, 9 di spade. Allora, per qualcuno può essere una fortissima influenza materna nella testa. Magari non avete neanche più qui la mamma, però è come se nella vostra testa ci fosse questa continua voce ipercritica. Oppure, ragazzi, fa riferimento, se avete ancora la madre, a questa voce che è un po' ipercontrollatrice. Per un gruppo più piccolo invece sento che siete voi che volete un po' dominare la situazione, controllare, manipolare la situazione. Non dico che lo facciate con intenzioni malvagie, probabilmente lo fate perché avete paura di certe ripercussioni, avete paura che succeda di nuovo qualche cosa e quindi è un po' in stile protezione, però comunque devo dirvi che non va bene, cioè nel senso si crea poi una sorta di schiavitù mentale e difatti anche qui abbiamo un 5 di spade, potrebbero esserci pettegolezzi, potrebbero esserci discussioni fini a se stesse poi alla fine. 5 di spade è anche una carta che ci parla di confusione mentale, ci sono un sacco di preoccupazioni. Cioè, fatemi sapere nei commenti, ma c'è una situazione tossica qua. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Appeso al contrario. E re di bastoni al contrario. Ragazzi, la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Quello che dovete fare è vedere. Avete anche la sacerdotessa. Affidatevi magari a qualcuno. Può essere un'astrologa, può essere una cartomante, può essere un'erbologa, può essere... Erbologa non si dice, ma avete capito? Può essere qualcuno che vi illumini la mente, il cammino. Non è che avete necessariamente bisogno di un terapeuta esterno quando c'è la sacerdotessa, semplicemente è una carta che vi invita a riconnettervi col vostro sé superiore, con la vostra intuizione. Perché molte volte l'intuizione ci parla, ma la mente ci frega, perché cominciamo a trovare giustificazioni per quello che non vogliamo vedere, perché se vedessimo vorrebbe dire far cadere il nostro ego, far cadere le nostre certezze. E qui c'è il diavolo, ragazzi. Sento che c'è qualche cosa qui a cui vi state aggrappando. La cosa interessante è che c'è re regina di spade e re regina di bastoni. Quindi è come se fossero due coppie diverse per qualcuno. Andiamo a vedere la regina. Un'altra regina di bastoni e un 4 di coppe. Io credo, ragazzi, che voi non vi rendiate conto del potere che avete. Lasciamo stare inerente alla situazione, inerente alla persona, in generale proprio. Qui è come se vi dicessero di non pensare troppo, ma più di lasciar fluire, perché c'è qualche cosa che voi non vedete. Quello che mi preoccupa è più questo gruppo di carte, sinceramente. Perché qui veramente c'è qualche c'è qualche situazione dalla quale non vi sentite,
Cioè, è come se fosse una situazione, siete coscienti che sia tossica o che comunque si sono create delle dinamiche che non sono sane, ma è come se non sapeste come uscirne. E qui vi dicono, guardate le cose da un altro punto di vista, lasciate stare la confusione mentale, cercate di capire chi ha potere, qual è il vostro potere. Andiamo a vedere la stella. Soprattutto se ci sono questioni legate a chi ha ragione. Arrivati ad un certo punto, non importa chi ha ragione. All'interno di una discussione, la sacerdotessa vede al di là della dualità, vede al di là del è giusto o sbagliato, semplicemente vede che una cosa c'è e da lì si prende atto. Lasciando stare se la persona si comporta male, voi sapete che è sbagliato, però comunque continuate a star lì. No, non potete pretendere che la persona cambi dopo magari 5, 6, 10 anni che si è sempre comportato in un certo modo, a meno che la volontà di cambiare non arrivi da quella persona. Quindi a un certo punto quello che bisogna fare è far cadere il nostro ego e renderci conto che forse quella persona non vibra con noi ed è ora di lasciarla andare con la carta della morte. Però andiamo avanti, guardate. Ragazzi, qui avete un sogno che non viene corrisposto. Ho proprio la sensazione che non arrivi un'offerta, un passo da parte dell'altro, che questo potrebbe crearvi un'ulteriore sofferenza oltre a quella che vedo qui, oltre a quella che vedo con il 5 di coppe, e qui il consiglio è proprio di lasciar perdere. Cosa che probabilmente voi non volete fare. Per X motivi, probabilmente perché questa persona vi dà qualche speranza in più rispetto a quello che avete già nella vostra vita, però è come se fossero appunto solo parole, solo speranze. In realtà qui è un po' come se vi dicessero andate avanti per la vostra strada, fondamentalmente. Andiamo a vedere la morte. Ecco, 5 di pentacoli e 2 di coppe. Ragazzi, sì. Se siete in una relazione tossica, qui il consiglio è di lasciare andare. Se siete in una situazione tossica, qui il consiglio è lo stesso. Se è una situazione tra genitori e figli, intendo. Allora, per affrontare la situazione o comunque il periodo, vi consigliano di affinare le doti verbali. E poi non necessariamente, questa è una cosa che mi è arrivata così, non necessariamente dovete raccontare i vostri sogni a tutti, teneteli per voi, sono vostri. Solo quando un progetto è già in opera, è già in marcia, allora sì, forse è il caso di parlarne con qualcuno. Però andate avanti per la vostra strada, anche perché se nell'iniziare un nuovo progetto voi chiedete 10 persone, avrete 10 punti di vista diversi. Ognuno filtra il consiglio che vi dà in base alle proprie esperienze. Andiamo a vedere una fatina, vediamo che cos'altro vi dicono, però qui è un po' come uscite dalla dipendenza affettiva. C'è il diavolo, c'è dipendenza, scusate, manipolazione mentale, può esserci per qualcuno manipolazione oltre che dipendenza affettiva, però vi vedo un po' in sofferenza, se ve la devo dire tutta. Va bene, andiamo a vedere. Questa carta vi invita ad uscire, ad andarvene tecnicamente. Vi dice che è ora di connettervi con la pace della natura. In ogni posto, ovunque voi siate, è ora di riconnettersi con il vostro habitat. Qui parla di natura, qui parla di acqua. Mi viene quasi da dirvi che potrebbe essere molto gioviale per voi andare in montagna vicino a qualche corso d'acqua, qualche fiume, qualche ruscello, qualche lago, per, diciamo, prendere due piccioni con una fava, per curare sia madre terra, la parte, diciamo, che radica, che la parte delle emozioni. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con la vostra iscrizione, se avete piacere potete anche commentare, condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Ci tengo a precisare che il percorso individuale che sto proponendo è un percorso
basato sul lavoro delle credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che vado invece a trattare nella sezione degli abbonamenti, che sono temi metafisici un po' più tecnici su come sviluppare le proprie doti, su come funziona il percorso di crescita, come migliorarsi, insomma, sono argomenti interessanti. Se vi interessa potete dare un'occhiata alla playlist del canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!